Bip, bip, bip. Era nel rumore del traffico urbano, di un anno trascorso ormai, lontano, e che inglobava i ricordi di un giovane al volante, ma fermo tra le macchine. Bip, bip, bip. Era la sveglia del mattino, con gli occhi abituati a stare chiusi da tutta una notte di pensieri al buio. Il tepore del sotto le coperte chiamava forte il desiderio di non essere lasciato. Bip, bip, bip. Un allarme al telefono che indica il fatto che dovrai girare le verdure nel forno per evitare che si brucino, intanto che gli odori della cucina appannano i vetri delle finestre in quell'inverno così freddo. Bip, bip, bip. Era quel maledetto aggeggio che non mi faceva riposare quando ero il primo giorno all'ospedale, ricoverato per i problemi al cuore. Sembrava lo stesso bip, bip, bip di quando correvo con il cardiofrequenzimetro. Mi incitava ad osare di più, mi ritmava il suo pulsare, mi spronava a spingere, garoso come un cavallo frustato nel circuito dell'ippodromo. Bip, bip, bip. E quella macchina nuova che abbiamo in ufficio e che fa un po' tutto, dalle fotocopie ai fax, dalle scannerizzazioni alle stampe di adesivi plastici che utilizzavamo per ricordarci quante migliaia di cose avevamo prodotto quell'anno. Bip, bip, bip. È l'orologio dell'infermiere che segnala a mio figlio di andarsene perché è finita l'ora di visita. Ma io vorrei che rimanesse, che continuasse a parlarmi, che mi dicesse chi è, cosa fa, cosa diventerà. Vorrei che mi stringesse la mano, questa mano che io ho conosciuto negli anni essere forte, capace, abile, delicata, precisa, ferma, gentile, e che ora percepisco con una pelle vissuta, piena di pieghe, di grosse vene, con i polpastrelli che sembrano essere stati per troppo tempo immersi nell'acqua calda, avvizzite, stanche, che segnalano l'inesorabile, il bastardo e incessante passare del tempo, eppure è solo un attimo. Ricordo bene quando sono venuto qui, un forte dolore al petto e poi la sensazione di queste lenzuola ruvide e scomode, un muro davanti a me e al lato una finestra che dà su un grande parcheggio che però non vedo. Semplicemente chi viene a trovarmi me lo racconta, sempre troppo pieno di persone che si recano a trovare chi sta peggio di loro. Vorrei alzarmi, camminare fuori, sentire che esiste ancora un'aria fresca, che non è quella filtrata centinaia di volte e riimmessa nel circuito chiuso di un luogo dove nemmeno le finestre si possono aprire. Mi accorgo che una mano accarezza l'altra e mi fa ricordare di quanto sia invecchiato, di come le ossa siano lente e dolorose nei movimenti. Passo sopra il dorso e percepisco una fitta. Cos'è questa cosa qua? Mi chiedo. Un infermiere mi mette una mano sulla spalla e mi fa notare che se faccio così potrei togliermi l'ago cannula. La sua mano scivola dalla spalla alla mia mano e in quel momento mi ricordo quando mia moglie, tanti anni fa ormai, si prendeva cura di me, quando avevo la febbre e non potevo andare a lavorare. Come mia madre si prendeva cura di me quando avevo il morbillo e non potevo andare a scuola. Mi lasciano da solo nella stanza. Giro la testa e guardo fuori dalla finestra che ho al lato. Vedo il riflesso delle luci delle macchine
che mi tengono ancora in vita e dietro a quel vetro un buio notturno. L'assenza di luci fuori mi dice che la notte è profonda e che porterà pensieri profondi. Sento l'aria che entra ed esce, che entra ed esce, sempre più lenta. Entra ed esce. Entra ed esce. Chiudo gli occhi gentilmente. Penso che è solo un attimo. Quante voci, quante sensazioni, quanta luce. Beep, beep, beep. Il medico che dice qualcosa a mia mamma, ma non capisco. E nel frattempo... Ai! Ma le sembra il modo? Quello è il mio sedere, ma che fa? Avverto un'irrefrenabile voglia di piangere e sento la mia voce che grida la vita. Ma cosa sta accadendo? Dove sono? Chi sono queste figure tutte appannate? Sento troppe mani addosso e un attimo dopo l'odore intenso di chi mi ha accolto per mesi e mesi. Mi calmo. Prendo tempo. Dormo. Sento l'aria che esce, che entra e che esce dal naso. Che entra e che esce dal naso. Entra. Ed esce. Tranquillo, ci sono io. Sento dirmi. È un sogno incredibile, quello di quando ti ricordi di essere al mare e senti l'acqua che ti bagna la pelle, stata tante ore sotto il sole. È divertente sentire l'onda che ti muove gentile, con forza, ma senza scossoni. È bello giocare a ritrovare il sasso nel mare e fare apnea. Ti spingi in profondità, ancora più giù e più giù, sentendo che qualcosa ti fa una forza contraria, ma tu insisti e scrutando il fondale cerchi in tutti i modi di ritrovare quel sasso che hanno lasciato cadere giù. Dove sei adesso? È una sfida fra te e la natura. Il gioco, la capacità, l'abilità di resistere e la sensazione della voce interna. Non puoi stare per troppo tempo qui, così. Torna su. E allora risali, guardando quella superficie distante, uno specchio che filtra i raggi del sole, che si muove sbrilluccicando. Ti sembra un mondo al contrario e intanto il corpo segnala qualcosa che manca. Le gambe continuano a pedalare verso l'alto, la superficie si avvicina ma manca ancora un po'. Le braccia si aggrappano all'acqua per spingerti più su. Ti manca il fiato, lo senti da un po', la pressione si fa presente. Un ultimo sforzo e uscendo da quella superficie in alto fai... È come quando la vita ti chiede grazie, come quando sopporti troppo la pipì e finalmente trovi un bagno e senti quel brivido lungo tutta la schiena. Lascia andare, ti lascia andare. Trovi te stesso nell'esprimere le tue naturali necessità e al tempo stesso muovi altri passi in avanti verso il tuo incessante cammino, come un sentiero di montagna che con le sue luci ed ombre
ti accoglie nel fresco del suo panorama, dall'alto, un po' come il primo morso di una mela croccante. Che bellezza, che soddisfazione! È la crostata della domenica, quella con la marmellata fatta in casa, quella che riempie la cucina del profumo che proviene dal forno poco prima dell'ora di pranzo. Questi momenti sparsi in giro per la strada, come i tasti di una tastiera del PC, che dopo essere caduto si sparpagliano su tutto il pavimento, prendendo spazio fra loro, prendendo lo spazio delle parole che hanno scritto tante e tante volte, prendendo spazio dai ricordi di un Ctrl+C e Ctrl+V, assumendo finalmente solo la forma di un tasto, ricordandoti che va toccato, che è fatto per essere premuto, per essere cercato e spinto un po' in profondità. Ognuno di questi istanti è come il primo bacio che ha aperto un mondo, che ha aperto un cuore, che ha bagnato le labbra, che ha chiesto di entrare, che ha morso l'anima e che ha desiderato il respiro che prendi fra le parole ti amo. Sono la sensazione del cornetto caldo al mattino, in piedi al bar, tra la gente che si sta ancora svegliando, quella che ha lavorato tutta la notte, quella che non vorrebbe essere lì, nonostante non sia uno spazio enorme, quello fra un concetto e l'altro, quello che permuta uno scopo in azione, quello che intercorre tra il tuo nome letto sul registro di scuola e l'alzata del braccio per dire presente. È il fatto che spesso mi senta in quel vuoto di tempo, in assenza di un luogo fisico dove appoggiare il piede e sentirmi sorretto da un pavimento che sostiene il peso delle cose non dette, mentre ascolto il suono della pioggia che batte sul tetto della macchina prima di scendere in questo inverno, con il calduccio dell'abitacolo e i vetri che hanno l'acqua che scorre come una cascata che allunga le luci dei lampioni e le rende incomprensibili da riconoscere, ma tu sai che è così, che c'è uno spazio fra gocce che determina una quantità di acqua ben specifica, una sorta di individualità fra gocce, ognuna compone ed è composta, come note di un'orchestra che suona quel lento che riconosci subito e ti fa dondolare al ritmo dei pensieri che hai associato ad un momento da ricordare come speciale, specialissimo. E quell'acqua, quello scroscio, sono tutto insieme, la stessa goccia che scandisce il tempo picchiettando sull'acquaio del lavello in cucina, che moltiplicata per 100, 1000 volte, 10.000 volte, non sarebbe altro che il suono di quella pioggia d'inverno. Solo che adesso, tra una goccia e l'altra, riesci a sentire quel vuoto, a scandire un tempo, ad aspettare il prossimo evento che plin, 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 un po' come quel beep, 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 che piano piano rallenta fino a farti percepire tutto il tempo tra un segnale e l'altro.
giorno ho tenuto una lezione ai miei allievi. Alla fine dell'incontro erano felici. L'ho scoperto solo quando mi sono dato l'occasione di prendermi un secondo di silenzio e ascoltare il loro cuore che all'unisono boom, boom, boom faceva tremare la stanza dentro la mia testa. È stato un momento, è solo un attimo, mi sono detto. Però sembrava eterno, sparso ovunque e in un chiudersi delle palpebre. Era già il momento di raccogliere la mia roba, il registro, le slide, i miei occhiali, la borsa. Ricordo che uscendo un ragazzo troppo giovane per essere già all'università mi intercettò all'uscita centrale dell'aula magna. «Posso farle 2 domande?» mi disse con un sorriso. «Non sei troppo giovane per essere qui, figliuolo», risposi io. «Questo è un sì o è un seguimi che sono di fretta?» mi chiese lui seguendomi nel corridoio. «Accompagnami allora. Hai tempo per le tue domande fino alla porta dell'aula insegnanti». Mentre camminava al mio fianco, guardava dove metteva i piedi e contemporaneamente scrutava la mia faccia in cerca di una risposta oltre le parole. Mi disse che era lì perché sua madre era all'ultimo anno di filosofia e proprio non sapeva dove parcheggiarlo. Così lui si era intrufolato al calduccio di una grande aula popolata da studenti che lo avrebbero allo stesso modo nascosto e fatto sentire protetto, nell'attesa che sua madre lo tornasse a riprendere per portarlo a casa e preparargli il pranzo. «Quali sono queste domande che vuoi pormi, ragazzo?» gli dissi intanto che camminavo. «Ah, sì. Come si imparano le cose che sa lei?» mi chiese con curiosità. «Studiando», risposi. «Studiando molto per molto tempo. Ma non sono sicuro che tu volessi una risposta di questo tipo. O forse hai sbagliato la tua domanda». Non mi permise nemmeno di finire di rispondere, intercettandomi tra una parola e un respiro. Ed è felice delle cose che sa. Questo suo sapere la rende felice. Ecco, ricordo che le mie gambe avevano una risposta più chiara e veloce delle mie parole, che il mio intero corpo si fermò e comunicò ai miei pensieri: prenditi del tempo per vivere adesso. Un segnale pulito, un segnale piacevole, ma al tempo stesso potente, inesorabile. Come quando ti risvegli da un torpore troppo assennato per farti sentire vivo e capisci che l'intero essere è solo un attimo, quell'attimo che hai vissuto, vivendo, vivrai, quell'attimo, quest'attimo, un attimo, sì, ecco, proprio così.